Ciao, eccoci a questo vlog di un test knit. Di cosa si tratta? Succede questo. Un designer ha un'idea meravigliosa per un capo di uncinetto o maglia o cucito, che però ha bisogno di provare, soprattutto per provarlo in altri filati o in altre taglie e misure. Quindi contatta persone interessate che gratuitamente o a pagamento daranno il loro feedback e le loro correzioni sul modo in cui è stato scritto questo pattern e ne realizzeranno una prova, mettendo a disposizione del designer a loro discrezione foto e video del capo finito. A fine luglio, una designer di maglia che seguo ha pubblicato una call for tester mostrando questa foto. Come puoi immaginare, io sono stato molto ammaliato da questa foto e essendo un grande amante di vest, quindi di maglioni senza maniche, ho deciso di mandare la mia application, quindi dire appunto che sarei stato disponibile a realizzarla. Questa call in particolare, perché questa designer collabora con un'azienda di filati che si chiama Isager, aveva anche per alcune persone il supporto dei filati di questa azienda. Quindi alcune persone avrebbero ricevuto i filati con cui realizzare la veste. Spoiler, li ho ricevuti. Sentivo che questa veste sarebbe sicuramente stata non alla mia portata, quindi ho deciso di provare a farla proprio per mettermi alla prova e capire se le tecniche che utilizzava, il modo in cui veniva fatta, erano spiegate talmente bene nel pattern che anch'io avrei avuto modo di farlo. Questo test knit ha una scadenza, cioè fine settembre, quindi io per obbligo, no, non c'è nessun obbligo, per onestà nei confronti di chi tiene il test knit, anche visto che mi hanno dato i filati, avrei dovuto realizzare questa veste entro fine settembre. Quindi la sfida per me è stata scoprire nuove tecniche, imparare un sacco di cose nuove, fare una veste completamente nuova con dei filati mai utilizzati fino ad ora, dare feedback alla designer sulla qualità del suo scritto e sulle istruzioni e sulla loro chiarezza. In un mese e mezzo? Vediamo com'è andata. Alcuni test knitter fortunati avrebbero ricevuto i filati per realizzare questa veste direttamente da Isager, quindi proprio spedizione dalla Danimarca, in delle determinate shade di colore. Si poteva scegliere nel test knit quale colore si voleva di più fare e poi i fortunati sarebbero stati selezionati, mentre altri test knitter avrebbero dovuto acquistare un filato alternativo per realizzare la veste. E io sono stato selezionato con il filato! Ok, gioia infinita. E, quindi mi ha scritto letteralmente 2 giorni dopo, la candidatura si è chiusa in 2 giorni, quindi non immagino quante candidature abbia ricevuto, però appunto l'ha chiusa dopo 2 giorni, mi ha subito contattato e mi ha subito detto: non comprare filati, sei uno di quelli che riceveranno i filati da Isager e la tua combinazione per scelta, quindi la color combo D, è quella che è stata selezionata, quindi riceverai i filati che vorrai. Io euforico. Quindi ho dato le mie informazioni, il mio indirizzo e l'unica cosa adesso che è importante è che spero di ricevere questi filati prima di partire per le ferie, perché vado in ferie 10 giorni e vorrei portare con me i filati e poterli già lavorare in modo da riuscire a fare il progetto e tenere la deadline. La deadline è fine settembre e ora siamo a inizio agosto, quindi spero davvero tanto di riuscirci e speriamo. Oddio, non vedo l'ora. Update leggermente preoccupato. Mi ha scritto la designer che Isager sta avendo problemi con il suo sistema informatico e quindi le spedizioni non sono ancora partite. E letteralmente tipo 2 giorni dopo mi ha scritto: ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto partire la spedizione, dovrebbe arrivarti il link di tracking e in teoria dovrebbe arrivarti venerdì 8. Allora, è tra 2 giorni. Io non credo che dalla Danimarca all'Italia riescano in 2 giorni a consegnare, quindi sono tremendamente preoccupato perché io parto domenica e se non consegnano venerdì, ciaone, saluti, vuol dire che il filato arriva qui la settimana dopo. Io purtroppo sono già partito, sono via 10 giorni e mi perdo 10 interi giorni di lavoro. Quindi sì, piccola preoccupazione che
Spero così tanto che arrivi venerdì. La spedizione era prevista di arrivare venerdì 8, che era ieri. Io stavo seguendo il tracking e ho visto che ieri sera era al magazzino centrale, zona in Lombardia, e stamattina alle 7 l'hanno loggato alla filiale nostra, e quindi io ho provato a chiamare stamattina alle 8:30 quando ho aperto, non mi hanno risposto e ho detto vabbè, la devo giocare perché domani è domenica e domani lunedì mattina parto per andare in ferie e volevo portarmi la lana in ferie per lavorarci, altrimenti perdo i 10 giorni in cui sono in ferie, perdo 10 giorni di possibile lavoro. Quindi sono provato ad andare fisicamente in filiale GLS e gli ho detto hello, per caso avete un pacchetto a mio nome? E sono stati iper gentili, super disponibili. Sono andati a prendere il pacchetto, me l'hanno portato, ho firmato la consegna e ho il pacco con me. Ce l'ho fatta. Quindi ora andiamo a casa ad aprirlo. Allora, apriamo questo pacco per cui abbiamo lottato. No, non abbiamo lottato particolarmente tanto in realtà, però per cui ci siamo preoccupati tanto. Io mi sono preoccupato un bel po'. Ok. Dunque, questo maglione, questa veste, quindi questo maglione senza maniche, è realizzato con 2 filati tenuti insieme. Uno è Twinny, che è questo 100% pura lana, abbastanza sottile, direi, e questi sono i 4 colori della mia palette, quindi questo senape, questo giallo un po' più chiaro, questo grigio e questo blu, e viene appaiato insieme a Highland Wool, anche questo 100% pura lana, anche questo direi abbastanza sottile, quindi secondo me insieme stanno molto bene, in questi colori che sono appunto, questo si appaia al senape, questo al giallo, questo al grigio e questo al blu, così creano un mesh di colore molto speciale, devo dire. Sentiamo la morbidezza. Estraiamo un Highland Wool. Ok, allora, come dicevo, decisamente sottile e un po' ruvido, cioè no, non lo definirei ruvido, però non lo definirei neanche morbido, quindi quella giusta via di mezzo. Questo colore si chiama Curry, bellissimo, e me lo aspettavo più spesso, devo dire, invece è proprio molto molto sottile, interessante. Mentre il Twinny, questo invece secondo me è tipo uno step più ruvido di quello, non ancora ruvido, quindi non dà fastidio a contatto con la pelle, però appunto neanche morbidissimi, ma va bene perché effettivamente quando si parla di 100% lana non ci si può aspettare una cosa super super morbida. E questo è non saprei dire se lo spessore è lo stesso, a me sembra leggerissimamente più spesso il Twinny, ma effettivamente sono entrambi 2 filati sottili, il che mi fa solo pensare che forse ci vorrà una vita a fare questa maglione. Oh god, non avevo realizzato che effettivamente lavorando con filati super sottili per fare la lavorazione mi ci vorrà un sacco di tempo. Vedremo come andrà. Bellissimi, colori meravigliosi. Le sfumature di Highland Wool sono bellissime, non le avevo viste all'inizio aprendo il pacco, invece visti da vicino non è un colore fisso, hanno proprio tutta una serie di sfumature, cioè in questo grigio c'è del blu, del giallo, del viola, del lavanda, spettacolare, e anche in questo giallo c'è del beige, del giallo più scuro, quasi del verdino un po' lime. Sono molto molto piacevolmente sorpreso.
guardato un paio di tutorial su YouTube per assicurarmi di aver capito la lavorazione e adesso sto selezionando delle matite colorate che richiamino quelli che sono i colori di filato che poi andrò a usare, con l'idea di aiutarmi a segnare nel pattern quello che sarà i diversi momenti in cui cambierò colore di filato. E l'ho visto fare a una mia amica che anche lei ha fatto un pattern in colorwork e secondo me è super super utile, quindi proviamo. Praticamente quello che sto facendo adesso è segnare lungo tutto il pattern ogni volta che trovo le lettere del colore corrispondente. Quindi quando trovo CA segno il giallo, CB segno il grigio, CC segno il blu, lungo tutte le istruzioni, in modo che quando poi andrò a leggerle avrò anche a colpo d'occhio il cambio di colore e quale colore dovrei avere in mano o quale colore nuovo dovrei prendere. La designer ci ha inviato il pattern qualche settimana fa, quindi poco dopo averci avvisato che eravamo stati presi come tester, e l'avevo letto, le prime pagine, almeno le parti importanti dei materiali che serve sapere, che serve avere per realizzarlo. E poi mi ero fermato appunto perché c'era questa diatriba del filato che fino all'ultimo ho pensato che non sarei riuscito a ricevere. Ma ora che finalmente ho il filato con me ho deciso, ok, posso stampare il pattern, quindi questo sarà il maglione che andrò a realizzare, e questo è solo il campione, che sarà la prima cosa che farò oggi, e voglio assolutamente avere il campione fatto e bloccato prima di dover partire dopo domani, quindi ho il pomeriggio di oggi, tutta la giornata di domani per farlo, e così partirò lunedì mattina tranquillo con i filati e lavorando la veste. Un consiglio che ho imparato aspettando, perché la designer ha realizzato una chat di Instagram dove ha messo tutti noi tester e dove quindi stiamo condividendo, anzi loro stanno condividendo perché io al momento non ho ancora scritto nulla se non rispondendo a loro. Come è andata, quando hanno fatto il campione, quando hanno iniziato a lavorare coi punti, che filato magari hanno scelto in alternativa a Isager. E da questa chat sto imparando un sacco di cose. Chi l'avrebbe detto? Parlarsi tra artisti di filato ti insegna. Quindi uno dei consigli secondo me più belli che al momento ho imparato è stato quello di, visto che adesso io dovrò prendere questi filati e lavorarli assieme, ma prima di lavorarli assieme vorrò lavorarli in torte, cioè dal gomitolo creare una torta in modo che sia più facile avere il filo senza che vada da tutte le parti o senza che si attorcigli. Il consiglio è stato: crea la torta con i filati già uniti, già tenuti assieme, così tu praticamente stai lavorando il singolo colore e non devi pensare ad avere i due gomitoli uniti assieme, ma è già unito. Mi sembra super consiglio, top advice, e quindi non vedo l'ora di provarlo, sarà la prima cosa che faccio. Quindi ora rileggerò, per assicurarmi che sia tutto a posto, gli abbinamenti, e poi andrò a fare delle torte con le cose già unite. Questo è quello che succede quando non si ha uno yarn spindler, che non ho idea di come si chiama in italiano. Ovviamente oggi nel mio studio segna 30 gradi e mezzo e io oggi sto lavorando con i filati di lana. Mi sto un po' squagliando.
Assolutamente non ho passato tutto il pomeriggio a fare torte di questi gomitoli e ne ho fatte metà, cioè ho ancora metà dei gomitoli da intortare, ma ho deciso di fermarmi e fare il campione perché sto impazzendo e è sera, è praticamente ora di cena. Però prima di andare a cena ho preso il tempo di tenere tutte le etichette e attaccarci un pezzettino di filo con dello scotch sopra, in modo da ricordarmi anche per il futuro quale colore è quale filato e avere anche il riferimento di tutti i lotti di colore di questo maglione che vado a fare. Tutte queste meravigliose etichette le tengo con me nel mio Fiber Journal. Il mio Fiber Journal è qualcosa di cui sono super mega fiero, è un journal che racconta tutti i progetti che ho fatto, sia a mo' di diario, quindi cosa ho pensato di ogni progetto, ma anche per ricordarmene, quindi sapendo quali ferri ho utilizzato, quali colori, cosa è stato piacevole del pattern, cosa ho imparato realizzando quello specifico progetto e mi prendo anche appunti di quelle che sono le cose che imparo, quindi ad esempio queste sono le istruzioni su come fare l'Italian bind off, questa è la prima volta che ho provato l'uncinetto tunisino, così posso ricordarmi dei momenti e appunto ci sono tantissime etichette dei filati con dei pezzettini di filati attaccati in modo che io abbia sempre la ricordella di le caratteristiche di quel filato, qual è il colore a cui faccio riferimento e qual è stato il lotto che ho utilizzato per quel progetto. Quindi anche adesso vado a prendermi una bella pagina disponibile, perfetto, e appoggio dentro tutte queste cose qui. Andrò a sistemarle e incollarle più avanti nella lavorazione, ma intanto le tengo al sicuro. E questo che è il curry, bellissimo. Il giallo è venuto praticamente un giallo paglierino con un po' di giallo più scuro, mentre il grigio si è leggermente inscurito, non male, e il blu è praticamente blu unito del blu col blu forma blu. Però ora con questi gomitoli iniziali, che appunto sono la metà, posso iniziare a lavorare e fare il campione. Quindi ora raggruppo i materiali e prendo le istruzioni e iniziamo. Sono le 10 di domenica, ho fatto la valigia per direi il 90% e questo è quanto ho fatto. Questo è quanto ho fatto ieri di campione di punti per capire se sto usando i ferri giusti. Mi mancano ancora 15 righe, quindi la parte superiore qui, per avere il campione finito e poi lo voglio bloccare, così da oggi pomeriggio averlo asciutto, fare le misure e capire se posso portarmi via questi ferri o se devo aumentarli o diminuirli. Comunque questi sono i colori con cui sto lavorando e devo dire non male. Fare questo effetto richiede abbastanza tempo. Queste sono 2-3 ore di lavoro. Però bello, molto bello. Penso che la mia come preferita ovviamente è questo lato con il giallo e il senape, però sta molto bene anche grigio e blu e secondo me effettivamente uscirà qualcosa di speciale.
Ho finito il campione, ho realizzato di aver sbagliato un cambio colore circa a metà, ma l'importante è che ho capito la lavorazione, quindi anche se i colori per come sono usciti alla fine non sono proprio quelli del disegno, la lavorazione l'ho capita e mi è uscita, ci ho messo circa 5 ore e mezza, 6, ho fatto uno sbaglio a metà che mi ha costretto a tornare indietro e rifare, quindi secondo me un quadrato del genere in realtà ci posso mettere tranquillamente 4 e mezza, 5 ore a farlo, il che vuol dire che per tutto il maglione, se fingiamo di moltiplicare questo quadrato, immagino ci metterò tra le 30 e le 40 ore. Tecnicamente suggeriva di fare anche il contorno allo swatch, ma non riesco con i tempi che ho, quindi al momento ho tirato questo nelle dimensioni dello swatch, ora lo bagno e lo blocco, lo lascio ad asciugare, così una volta asciutto vediamo come ha preso la forma e la posizione, però mi sento un po' più tranquillo in quella che è la lavorazione dopo aver provato a fare il campione e ora calcolerò e deciderò quali strumenti portare con me in vacanza. Dunque, sto portando con me ovviamente i miei gomitoli intortati, ne ho presi 2 per colore, le istruzioni stampate e con tutti gli appunti che ho preso finora, dei post-it colorati in cui mi sto segnando informazioni che voglio dare al designer per migliorare il pattern e quindi una penna per scrivere e prendere appunti. Mi sto portando un paio di ferri intercambiabili da 4,5, nonostante non siano richiesti nel pattern, ma la mia idea è possibilmente comprare un gomitolo lì e valutare se fare una sciarpina. Non penso ne avrò il tempo, visto questo progetto, ma non pesano molto e non occupano nessuno spazio, quindi li ho presi. Del filato 100% merino di un colore contrastante a tutti gli altri per eventualmente tenere dei punti fermi qualora dovessi, 2 cavi da, credo che questi siano da 40, quindi 2 cavi intercambiabili e i ferri da 3,5 richiesti dal pattern, dei fermapunte a forma di pomodoro, un marcapunti su cui ho appeso un bigliettino con scritto da un lato dritto e dall'altro rovescio, e questo mi aiuterà quando dovrò fermare il lavoro magari a metà strada, a metà giro, e a ricordarmi cosa stavo facendo. 2 fermacavo. Questo è quello che io uso come forbice quando viaggio e non posso portarmi le forbici, quindi è praticamente una piccola lama innestata in della plastica, quindi non la fermano all'aeroporto e appunto va a tagliare come se fosse un falcetto il filato. E la mia scatolina di marcapunti, probabilmente un po' troppi marcapunti per questo pattern, ma meglio averne che non, in cui ho preso anche tutti i miei marcapunti personalizzati. Questi sono quelli con le mie bellissime amicette, perché in più di un punto in questo pattern è richiesto di avere un marcapunto speciale che è molto riconoscibile per capire il punto in cui stai lavorando. Quindi questo è tutto quello che sto portando con me, non credo aggiungerò altro, sto mettendo tutto in questa pouch, così mi sarà comodo da trasportare in giro e avere con me, e dovrebbe essere tutto quello che ho per lavorare durante queste ferie. Sto facendo un giro in macchina testando questo sistema di tenere i gomitoli all'interno di una ciotola di bambù che ho preso dalla cucina, per vedere se sarà funzionale tenerli così in aereo e poi in van durante la nostra vacanza. E al momento sono abbastanza soddisfatto, vediamo se potrò portare una ciotola in aereo. Ci sono 32 gradi, quindi il nostro campione si è asciugato nel giro di poche ore e ora posso togliere gli spilli. Ha preso benissimo la forma del quadrato 15 x 15 cm e quello che ho potuto imparare è che quando l'ho lavorato praticamente era alto così e ha preso quasi 7-8 cm allungandolo durante il blocking, quindi dovrò fare attenzione quando faccio questo
questa veste, a non pensare che sia troppo corta e voler fare più righe di quanto dicono le istruzioni, perché poi so che si andrà ad allungare durante il blocking. Il blocking rende molto bene questo punto, che da quel che ho visto online si chiama Shadow Intarsia, e quindi è un punto in cui quando lo guardi da un lato vedi un colore dominante, ad esempio in questo caso l'azzurro, e poi quando lo guardi dall'altro vedi l'altro colore dominante, quindi ad esempio in questo caso il blu. Da dritto invece vedi appunto questo effetto di righe molto carino, e appunto facendo questi blocchi di colore, alternando i colori, secondo me verrà davvero qualcosa di interessante, e questi colori lavorano molto bene insieme, mi piacciono. Allora, sono su un traghetto e sussurro per non disturbare le altre persone nel traghetto con me, ma ho finalmente finito la parte di schiena, cioè il pannello della schiena, dove si usano solo 3 colori, quindi sono pronto a unire il quarto colore e il quarto gomitolo. Abbiamo fatto tappa a Fort William, senza S, per cercare un cuscino da campeggio, non trovato, ma trovato un negozio di lane e fatto il primo acquisto lane della vacanza. Oggi fa molto caldo e ho le mani un po' sudate, quindi sto facendo fatica a lavorare la lana, però sto prendendo un po' lentamente, un punto alla volta, e sono in un parcheggio di una community hall e ci sono i bagni pubblici, quindi è stata fatta una pausa bagni, pit stop bagni, e ne approfitto per nettare un po'. Praticamente dal punto in cui sono arrivato, dalle prossime righe inizierò a fare degli aumenti anche qui, e questo sarà l'ascella, quindi il sotto della manica.
finito gli aumenti dell'ascella, quindi del sottomanica, e quindi adesso mi fermo con il lavorare il pannello posteriore e vado a invece iniziare il pannello davanti, e poi questo sarà il punto in cui si uniranno i due pannelli e si inizierà la lavorazione in circolare. Questa è tutta la netta, guarda che bella, che bella, la netta, ed è anche stramorbida e super calda, se ci metti la mano dentro è caldissimo, che bella. Literally a cat. Ma sono i Beatles su Abbey Road? Siamo su una spiaggia, porzione storica di Scozia, perché è stata per un sacco di tempo insediamento vichingo, e ci sono delle rocce bellissime, è tutta una zona costiera molto molto bella, e i sassi per terra hanno dei colori secondo me eccezionali, e quindi ho detto caspita, mi piacerebbe davvero molto se potessi fare una foto al lavoro che sto facendo a maglia, visto che ha dei colori molto naturali, appoggiato su questi sassi. E quindi eccomi chiuso in macchina che sto cercando di fast knittare per finire anche il secondo strap e poter fare la foto dei due strap finiti appoggiati sui sassi. Vediamo cosa succede. Ho unito i due spallacci e quindi questo è il davanti del collo, e ora ho ancora da lavorare secondo me 10-15 cm prima di arrivare ad avere il fronte e il retro della stessa altezza, ma al momento questo è l'aspetto. Sono abbastanza contento perché sto procedendo
spedito nella lavorazione delle righe, ora che ho capito come funziona, ma sono un po' preoccupato dal raggiungere la parte in cui si uniranno davanti e retro e dovrò lavorare in the round, perché invece nella chat dei tester del gruppo continuano a dire che è una lavorazione abbastanza complessa e un sacco di gente dice che ha sbagliato e sta disfando anche 20-30 righe per tornare al punto in cui non doveva sbagliare, e io sono tipo, spero assolutamente non mi succeda se devo tornare indietro di 20 o 30 righe, quando fare letteralmente tipo tanto così mi prende un'ora. Ho finalmente raggiunto una lunghezza e ho fatto tutti gli aumenti per la manica, quindi qui va l'ascella, e adesso posso unire il pannello davanti con il pannello posteriore e iniziare a lavorare in circolare, che è la parte che mi fa più paura, perché l'intarsia in circolare è notoriamente più difficile dell'intarsia in piatto, e essendo questo un lavoro a 4 colori non proprio semplicissimo, ma sono molto contento di come sta avvenendo la lavorazione e quindi sono anche abbastanza felice di fare questa, che sarà la parte finale, diciamo, di lavoro, prima di aggiungere un po' di ribbing su maniche, collo e basta, perché sul fondo della veste non ha il ribbing. Sono finalmente tornato a casa, il che vuol dire gatti e il che vuol dire che finalmente posso fare la prossima riga cambiando i marcapunto, perché fino ad adesso ho usato marcapunto, i miei marcapunto preferiti, questi della Clover, su cui ho appiccicato un post-it, un minuscolo pezzo di post-it con scritti i numeri relativi ai cambi colore, e questi pezzi di post-it continuano a staccarsi. Mentre ero in van, mentre ero in viaggio, mentre nittavo in giro per la Scozia, perdevo pezzi di post-it, quindi ne ho cambiati un casino di volte e mi è successo un paio di volte di sbagliare a fare i cambi colore, tornare indietro e rifare. Ma finalmente, ora che sono a casa, ho i miei comodissimi marcapunto con scritti i numeri incisi, quindi non posso perderli, non posso spostarli, non posso cambiarli. Quindi ora farò finalmente una riga e sostituirò ogni marcapunto con il suo relativo numero inciso, e questo dovrebbe agevolarmi grandemente il lavoro. Ho notato di aver sbagliato questa sezione di punti, che si vede perché ci sono 4 linee dritte, quindi sta venendo tutto un punto dritto, e quindi adesso li sto togliendo, disfando e rimettendo, riprendendoli e rifacendoli, e poi dovrò tornare indietro per tornare al punto in cui ero. Un po' complesso da tenere a mente come modalità di sistemare il lavoro, ma molto meglio che dover disfare le righe e riprendere quelli che sono stati i join, le unioni dell'intarsia. Quindi spero davvero di riuscire a farcela. Per fare questi 4 punti ci ho messo
20 minuti, quindi penso che per fare questa porzione di lavoro, per fortuna è solamente fino a qui dove poi inizia il blu, ci metterò tutta la sera. Let's go. Vado a fare colazione con Liv. Ieri mi sono leggermente lamentato in merito alla veste che sto facendo adesso, perché il pattern è scritto benissimo. Tutto quello che sto trovando, se trovo errori, sono spesso già segnati sul file condiviso, anche perché la maggior parte dei tester sono stati più veloci di me, hanno ricevuto i filati prima, hanno iniziato prima, sono più veloci a knittare e quindi sono già a buon punto e hanno già segnato alcuni errori che quindi io posso andare lì a controllare e rivedere, e hanno già persino alcuni finito la veste, quindi ho già appunto le loro foto, i loro messaggi nella chat, ho già proprio uno storico di come è andato fare la veste per loro e come sta andando adesso per me. E il mio problema è quindi che ogni volta che incapo in un errore vado a controllare, è segnato, ok, perfetto, risolvo l'errore, faccio la cosa giusta, ma ci sto mettendo un'eternità. La parte praticamente, sto indossando una veste oggi, le veste is just a thing for me. La parte dalla sottoascella, e l'ascella in quella veste è abbastanza bassa, quindi immaginatela qui, fino a quello che dovrebbero essere i fianchi, quindi questa porzione che è fatta in ferri circolari mi sta prendendo una vita. Ho letteralmente calcolato, perché ho knittato mentre guardavo una serie e gli episodi della serie duravano 58 minuti e io ho scoperto che per fare una ripetizione, che sono 4 righe, che è 1 centimetro, ci ho messo un episodio intero, quindi per fare 1 centimetro di vest ci metto un'ora. So che può essere standard in un sacco di lavorazioni, in un sacco di altri pattern, ma per me è una novità. Di solito in altri tipi di lavorazione, soprattutto appunto quando vado in stockinette, quindi in maglia rasata, sono molto più veloce. Invece con questa lavorazione e con i ferri da 3,5 mm, I'm feeling the struggle, I'm feeling the deadline. Perché io ho una scadenza, giustamente, per fare questo test knit mi hanno dato una data di scadenza entro cui devo realizzarlo. Quindi si sta avvicinando. Quindi l'obiettivo per questo weekend è finire il corpo. Ci voglio credere, ce la posso fare, I wanna believe. Mi mancano, credo, 4 o 5 ripetizioni, quindi 4 o 5 centimetri, quindi 4 o 5 ore. È proprio, ormai è facile quasi calcolarlo così. Quindi voglio portarne un po' a colazione con la mia amica, così posso knittare un po' con lei e poi possibilmente nel pomeriggio trovare altre 4 ore in cui finire almeno il corpo della veste. Se riuscissi a finire entro oggi il corpo mi sentirei un po' più allineata con le scadenze, ecco, diciamo questo. È lunedì mattina, ho appena fatto una doccia prima di uscire, ma volevo vedere la veste, perché ieri sono stato abbastanza soddisfatto, ho lavorato un bel po', la sera ero molto stanco, mi facevano molto male le mani, ma sono riuscito ad arrivare a chiudere metà della veste, la metà blu, perché ha un lato che invece continua un po' più a lungo e quindi stavo continuando il lato più lungo, mi manca penso una ripetizione, quindi circa 1 centimetro. Ero super felice, quindi ieri sera distrutto, ho detto ok, perfetto, posso andare a dormire abbastanza soddisfatto del mio lavoro. E stamattina lo vado a prendere in mano pensando dai, posso fare un paio di righe prima di andare al lavoro e trovo questo. In caso non riusciate a vederlo, è questo
questi meno di 10 punti, 8 punti, non lo so, questa parte di riga che per qualche oscura ragione, solamente questa parte di riga, ho lavorato i punti sbagliati e quindi si vede anche all'interno. Qui è venuto una porzione di tutti dritti e qui è venuta una porzione di tutti rovesci e quindi il colore si è sfalsato e si vede anche da distante e è ovviamente il davanti. Ok, quindi la mia priorità della giornata di oggi in pausa pranzo è finirò questo centimetro giusto per sentirmi soddisfatto di dire ok, ho finito il davanti, cioè ho finito il corpo della veste, ma poi qui dove avrei dovuto nascondere la codina del blu, riprenderò la codina, smonterò tutta la chiusura che è la cosa che forse odio di più fare in maglieria. Tornerò qui e una volta arrivato qui riprenderò tutti questi punti e cercherò di recuperarli, i punti stessi e le righe superiori a loro. Non sono granché bravo in questo, mi sento un po' incapace, quindi sono molto preoccupato di dover fare questa cosa. Ma al contempo voglio davvero che venga una bella realizzazione, voglio che la designer sia felice del lavoro fatto insieme e anch'io voglio essere felice di poterlo indossare e assolutamente se questo deve essere il davanti della mia veste ci tengo che mi piaccia, che non abbia sempre gli occhi su quell'errore e lo vedete, si vede! Sono super felice del risultato, di come sta venendo, dei colori, mi piace tantissimo, ma non posso sopportare questo. Quindi sì, devo assolutamente sistemarlo. Ho chiesto consiglio su come meglio affrontare questa cosa e mi è stato suggerito di andare semplicemente riportarmi con i punti allo stesso punto ma anche se svariate linee sopra e poi recuperare i punti con un uncinetto. Quindi sono qui armato del mio uncinetto numero 3 e ora sto riaprendo la chiusura, quindi qui era dove avevo chiuso, sto recuperando tutti i punti togliendo la chiusura fino a che non arrivo da questo lato. Questa parte di lavoro per me è assolutamente nerve-wracking, è super stressante perché ho sempre timore di perdere un punto e non accorgermene e si inizia a sciogliere tutto il lavoro. Non so perché ho questa immagine nella mia testa. Perfetto. Ok, ho lavorato per circa 20 minuti su quello che è il primo punto, quindi la prima colonna, e non ho idea di cosa io stia facendo e non so se la soluzione è disfare fino al punto giusto e quindi avere totale campo libero, tutti i punti che devo lavorare li sto guardando e risistemarli riga per riga o effettivamente lavorare colonna per colonna, perché in questo momento questa colonna non riesco a capire cosa sto facendo, dove devo mettere i punti, cosa va davanti e cosa va dietro. Mi prendo il rischio di scioglierla tutta? Ho alternative? Se non so cos'altro fare, immagino che questa sia l'unica soluzione. Oh God.
Ora non mi resta che richiudere completamente questa parte con il filo blu e poi ho finito il corpo. Il che vuol dire che mi manca poco, mi sento di dire tipo un 10-15% al finire la veste, perché mi manca solo fare i bordi su maniche e collo. Quindi, oddio, non sapevo cosa stavo facendo, non pensavo di farcela, e ora vedere la texture tornata. Yes! Allora, dopo aver fatto il caston sulla prima manica, quindi aver recuperato tutti i punti per fare il bordino, 3 volte, perché non mi tornava mai il conto, alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi ho provato tipo 7 volte a capire come si fa il bordino con la tecnica del double knitting, che quindi permette di avere sia da un lato che dall'altro la stessa identica texture di stockinette. Ho dovuto guardare un paio di video, ma credo che sta uscendo qualcosa, quindi abbiamo un po' di stockinette dietro e abbiamo un po' di stockinette anche davanti, quindi qualcosa sta uscendo. In qualche modo è successo e la mattina ora è buio. Settembre. Ieri sera abbiamo visto un film e mentre guardavamo il film sul divano ho knittato praticamente da più o meno questo punto tutto l'edge, quindi il bordo della manica. Mi sono letteralmente tenuto la chiusura da fare stamattina e poi così inizierò l'altra manica, il collo, e poi sarà finita. Sono andato avanti a lavorare, anche se non mi sono ripreso granché. Vediamo un po' dove sono. Allora, ho finito il secondo braccio, la seconda manica, dove ho usato 2 colori, dove c'era il cambio di colore sul pannello, ho fatto il cambio di colore anche sulla manica. Secondo me è davvero un pattern molto curato, ha tutti questi dettagli, bellissimo. E ora sto facendo il collo, anche qui ha lo stesso cambio di colore, e sono alla parte posteriore, questa è la schiena, e mi manca questo, che credo siano 30 punti, e secondo me alla velocità a cui sto andando dovrei fare questi 30 punti in circa 2 ore, un po' meno di 2 ore. Quindi secondo me stasera, domenica sera, mi vedo con alcuni amici e penso che potrò knittare un po' sul divano con loro, quindi secondo me dovrei riuscire a finirlo stasera. Questo bordo, che è double knitted, non so come si dica double knitting in italiano, se qualcuno lo sa per favore istruitemi, scrivetemelo in un commento così posso imparare anch'io. Praticamente è sia davanti che dietro, quindi da entrambi i lati si vede il punto dritto e si va a lavorare lavorando un punto sì e uno no. Ogni volta che lo giri lavori il punto no della riga precedente. Ok, è molto strano da spiegare, quindi è la prima volta che provo questa tecnica e l'ho imparata leggendo le istruzioni scritte di questo pattern, quindi mi sto davvero trovando benissimo con questo pattern. Io non, cioè, allora, mi hanno dato le lane, mi hanno dato il pattern per fare questo test knit, ma non mi stanno pagando in nessun modo per parlarne bene, sono solo
davvero colpito dal modo in cui è scritto bene, è super dettagliato, ha tantissime istruzioni proprio con i numeri precisi e ha le fotografie di un sacco di passaggi, quindi mi sto trovando davvero super bene e sento di stare imparando anche un sacco di tecniche, quindi questa tecnica, prima volta che la facevo, so di aver fatto alcuni errori, magari li vedremo meglio una volta che sarà finito, però sono davvero davvero soddisfatissimo di come sta uscendo questa veste e di tutte le cose che mi sta portando a imparare. Basta, non vi mostro più nient'altro perché sicuramente la prossima volta che la mostrerò sarà, spero, terminata. Manca poco! Ora voglio nascondere tutta il codino e bloccarla. Ufficiale, ho nascosto tutti i fili. Questo è l'aspetto prima del blocking, quindi ha la parte superiore soprattutto abbastanza, come dire, rappresa, nel senso che andando a fare questo bordino tutti i punti si sono un po' richiusi su se stessi, quindi dove nella parte inferiore è bello piatto, bello steso, qui invece si è un po' rinchiuso. Sicuramente il blocking andrà ad aiutare. Ho un po' di errorini qui e lì che alcuni mi ero reso conto di averli fatti mentre lavoravo e ho detto we are gonna go on. Ho sentito di dover in alcuni punti andare un po' a testa bassa, andare avanti perché volevo vedere la fine, anche perché tecnicamente io ho una scadenza per questo test knit e la scadenza è tra 6 giorni. Sono arrivato giusto. Quindi, ad esempio, in questo punto, che è l'ascella del braccio destro, ho 2 rovesci, qui si intravedono, che dovrebbero essere 2 dritti, e invece sono un rovescio, poi qualche dritto e poi un altro rovescio, ma essendo l'ascella, onestamente ho detto nessuno se ne accorgerà, vero? E qui sul fronte ho un punto che devo cercare di recuperare il grigio dietro il blu, forse non si vede, qui c'è tipo troppo blu e vorrei tirare su un po' di grigio dal fondo, ma anche questo lo vorrei fare dopo il bloccaggio, perché quello che succede ai filati, alle fibre, ai colori quando si va a bloccare, magie oscure, ecco. Ora, quello che è il mio dubbio più grande è quando ho fatto il campione di questo tessuto, di questo garter stitch, ho scoperto che è super elastico, è proprio un tessuto che può essere allungato un casino, ma l'ho provato ieri sera, ma era buissimo, quindi non ho fatto nessun video. La lunghezza non mi dispiaceva, anche così non bloccato. Quindi quello che vorrei fare adesso è fare una prova dove lo indosso, vedo dove cade non bloccato, quindi di questa lunghezza con questa texture, e capisco se e quanto lo voglio allungare, perché chiaramente non mi piace neanche andare a super tirarlo, poi diventa un po', si intravede all'interno, è meno coprente, invece questo è un bel tessuto caldo e non voglio tirarlo troppo. Se ho bisogno di qualche centimetro in più, questo è il momento per prenderne nota e andare a bloccarlo della giusta lunghezza. Quindi è ora di provarlo. Allora, confermo quello che ho detto sul fatto che appunto qui si vede che ci sono queste ombre proprio di tessuto che è un po' tirato e deve assolutamente essere bloccato e stirato.
la parte della manica è perfetta, proprio giustissima, quindi direi che sta molto molto bene. Mi dispiace così tanto che il giallo sia sotto l'ascella, quindi quando sto con le braccia giù non si vede quasi, quando è uno dei colori che più mi piace di questi filati. Ma ok, ho seguito il pattern, ho seguito le istruzioni. Detto ciò, la lunghezza. Allora, io adesso ho il pantalone qui, a vita media, diciamo, i miei fianchi sono qui, quindi è giusto perfetto. Questa è la distanza pantalone e fine della veste. Penso che potrei allungarlo praticamente di quella che è la lunghezza di questa parte finale di veste, potrei allungarlo di altrettanto, quindi farlo finire più o meno qui, così che la parte bassa finisca sui miei fianchi e questa parte finisca leggermente più bassa. Si intravedono comunque le magliette quando lo indosso, ma non così tanto, solamente una fascetta che spunta, che secondo me è un po' più equilibrato con quello che spunta nel collo. Quindi quello che vorrei fare è tirarlo più o meno di tanto così, un po' difficile da mostrare con una mano, ma spero di aver reso il concetto. Quindi blocchiamo. Forse una delle cose più smart che io abbia mai fatto è stata quella di prendere dei fogli di polistirolo che io uso come piano per bloccare, e tempo fa, quando ho fatto il mio primo maglione, ho preso un maglione che mi piaceva molto come mi stava, un maglione comprato, un maglione non fatto a mano, e l'ho appoggiato su questi fogli e ne ho tracciato i contorni con lo scotch carta, non so se si riesce a vedere, ma in questo modo io ho la forma di un maglione che mi piace molto come mi sta e so sempre a che lunghezza arrivare con il busto e con le maniche, perché è questo maglione. Quindi so sempre se voglio andare un po' più corto di quel maglione, se voglio andare più lungo di quel maglione, no, that's too bad. Quindi anche in questo caso abbiamo il nostro contorno di maglione. Quindi mi armo di spilli e metro la sartoria per assicurarmi che le misure siano giuste e vado a appoggiare il capo finito. Quello che io voglio assicurarmi in questo caso sarà la lunghezza giusta. Quindi adesso sono a circa 60 e ho visto prima che mi manca più o meno questa lunghezza da aggiungere, quindi questi 4-5 cm li voglio allungare fino a qui. Sarà più corto del mio maglione preferito, ma vogliamo che sia un po' più lungo di quello che è adesso, semplicemente steso. Quindi vogliamo far sì che tutta questa parte finale venga un po' allungata, il che aiuta anche qui un po' a restringere, aiuta qui un po' ad appiattirsi. Quando troverò la forma che più cerco e le giuste misure, allora andrò con gli spilli a bloccarlo e lì lo lascerò asciugare in quella posizione.
Il pattern è rimasto ad asciugare. Veri problemi di chi ha gatti. La veste è rimasta ad asciugare per 48 ore e quindi ora è pronta per essere spillata e provata. Direi ottimo. Quindi si è decisamente sistemata la parte alta in cui prima appunto era un po' rappreso. Qui si è creata un po' la piega di quando appunto è stato bloccato piatto, ma sicuramente questo indossandolo andrà via su entrambi i lati. Si è allungato di quei 4-5 centimetri che appunto sentivo che mi bastavano per far comunque vedere la maglietta che indosso sotto, o se invece ho la maglietta nei pantaloni, comunque questo è il mio punto fianchi, quindi è una ottima lunghezza sia dal lato corto che appunto dal lato lungo. C'è la differenza, secondo me è davvero molto molto bella, molto molto carina. Non è particolarmente andata via questa linea, è la linea di cambio colore che ho fatto più fatica a gestire ed è rimasta abbastanza visibile. Anche qui tecnicamente c'è, ma poiché è un cambio colore più marcato non si vede, e poi qui appunto sparisce, non c'è più, mentre qui invece arriva fino al punto in cui ho lavorato in circolari, e poi qui quando ho ripreso a lavorare in dritto è sparita. Ma è sul retro, quindi tutto quello che è sul retro possiamo sorvolare e vivere lo stesso. Quindi, che dire, ci piace? Yes, yes. È andata? Come dire, qualcosa è uscito? Ci ho messo 1 mese e mezzo? La scadenza è tra 4 giorni al momento in cui sto filmando questo, quindi quando uscirà questo video probabilmente la scadenza del test knit sarà già passata e il pattern starà per essere pubblicato. Ho fatto questa veste in un mese, cioè sono molto orgoglioso di me. Ci sono stati un paio di momenti in cui ho pensato non ce la sto facendo, cioè sto andando avanti troppo lentamente, non riuscirò a finirla entro la scadenza, e invece eccola qui, finita, bloccata, provata, mi piace un sacco. La riproverò per voi, anche se fa caldissimo, e essendo una veste in lana è molto calda. Mi piace tantissimo. Dunque, qualche informazione utile o interessante e magari qualche risposta a delle domande che avresti potuto farti durante questo video. Ho scelto i colori dei filati? Sì e no. Non ho propriamente scelto i filati, ho scelto tra 4 quella che mi poteva interessare di più e mi è stata data quella. Quindi, tra virgolette, se avessi fatto io la veste, probabilmente non avrei scelto come mio primo colore il grigio o il blu, però devo dire funziona davvero molto bene. Il grigio, tra l'altro, non sembra neanche grigio, si va proprio a armonizzare bene con gli altri colori, e in un certo senso sono quasi contento di aver avuto dei colori di filati scelti da qualcun altro, perché mi ha permesso di provare qualcosa al di fuori della mia comfort zone. Per quello che è stato il pattern, sento di aver fatto, diciamo, un grave errore, ovvero la designer è stata davvero, davvero molto brava e molto precisa nel suo lavoro. Ci ha dato un file Google con il pattern scritto, a cui noi potevamo aggiungere dei commenti se alcune cose non erano particolarmente chiare o se trovavamo degli errori, e lei mano a mano andava a gestire i commenti, correggere le cose e rispondere. Però
Io che ho portato i filati con me in Scozia ho deciso di stampare il pattern perché sapevo che durante il mio viaggio avrei avuto meno occasioni di connettermi a internet, guardare il cellulare, controllare cosa aveva scritto la gente. Quindi ho stampato il pattern e ho lavorato tutta la prima parte del lavoro senza avere le correzioni o i commenti di chi stava testando come me. Quindi tante cose che poi ho visto essere state corrette giustamente e che anch'io avevo segnato come possibili correzioni, facevo così, quindi mi sono portato con me dei post-it durante il mio viaggio e mi segnavo nei post-it quelle che erano idee di correzioni o di passaggi che potevano essere più chiari. Alcune di queste erano già state segnalate e già state gestite, semplicemente io l'ho visto solo una volta tornato a casa e riaprendo il computer. Però da quel momento in avanti è stato super più agevole, avevo il pattern corretto, la designer è stata davvero davvero veloce a risponderci ogni volta che avevamo una domanda anche sulla chat di Instagram, rispondeva entro breve e ci dava anche foto, misure aggiuntive, consigli, quello di cui potevamo aver bisogno per proseguire il nostro lavoro. In generale credo che non pensavo sarebbe stato, passatemi il termine, così difficile, anzi così avanzato. Per me, che mi considero diciamo un beginner, quindi un principiante nel mondo della maglieria, ci sono state davvero un po' di tecniche che non avevo mai utilizzato prima. L'intarsia del color work, questa lavorazione del punto legaccio con i diversi colori, il double knitting su collo e maniche. Non sapevo a cosa stavo andando incontro quando ho mandato la mia application, ma è scritto divinamente. Alla fine del libretto c'è una sezione di fotografie con spiegazione dove mostra le tecniche che sono utilizzate per realizzare questa veste e posso davvero dire di aver imparato il double knitting, quindi la lavorazione doppia a maglia, solo guardando le foto e leggendo la descrizione che ha fatto. Non l'avevo mai fatta prima, ho guardato e letto, l'ho provata a fare. Poi non ero sicuro di me perché sono una persona insicura, ammettiamolo, quindi ho guardato un video, ma avevo fatto giusto, guardando le foto. Pazzesco. Um, quindi sono stato davvero molto contento di provarla, sento di aver imparato delle cose super. Il double knitting mi ha divertito un sacco farlo, sarei molto volenteroso a provare altri progetti in questa tecnica. E sono davvero contenta del risultato finale. Mi è piaciuto tantissimo lavorare con questa designer, mi è piaciuto così tanto portare questa veste in viaggio con me. Ora scusate, avrò un momento romantico. Ho fatto buona parte di questa veste mentre ero in mezzo alla natura in Scozia e mi sento un po' come se ogni punto, ogni riga di questa veste narrasse quel viaggio. Ha visto con me dei luoghi meravigliosi e porto il ricordo di quel viaggio all'interno di questi filati e di questo capo. E questa è una cosa che non potrò mai spiegare, però quando l'ho appoggiata su delle rocce in una spiaggia, in un'isola della Scozia, e aveva i colori di quelle rocce, è stato come un cerchio che si completava, è stato proprio un momento, questa realizzazione di essere lì e di star tessendo con le mie mani un capo e star creando qualcosa in un paese che è così particolarmente legato alla filiera dei filati, dei paesaggi, si chiama color field, nel senso di appunto campi colorati, cioè non lo so, è stato proprio come una connessione. Non lo so, forse sto un po' impazzendo in queste parole. Spero che questo video vi abbia trasmesso, se non altro, la passione che c'è dietro ogni capo fatto a mano. E tu che guardi, non so se sei una persona che fa maglia o che fa uncinetto o che fa altri crafting, e se lo sei sicuramente sai quanto lavoro c'è dietro ogni piccolo dettaglio, ogni minuzia. E se non fai crafting invece e hai guardato questo video, spero ti renda conto di appunto quanta passione, quanto tempo, quanta dedizione c'è dietro la creazione di qualcosa del genere. L'ho davvero fatta io in un mese e mezzo! È bellissimo, sono davvero davvero contento e non vedo l'ora di fare altre creazioni
e di continuare a mettere questa passione e continuare a imparare e continuare a creare. E spero lo sia anche tu. Se ti è piaciuto questo video, trovi un sacco di altri miei video nel mio canale e trovi un sacco di altre informazioni su di me o su altri lavori che sto facendo nei miei social. Quindi ci vediamo al prossimo video?